Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. Sarà una lezione dedicata sempre a dei principianti e parleremo di un comando in Creo molto caro a tutti coloro che devono progettare oggetti e prodotti in plastica. Il comando in questione è il comando sformo. Però, prima di entrare nel vivo della spiegazione di questo comando, vi faccio le solite richieste di rito, ovvero vi chiedo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, mettere un like e aggiungere dei commenti, positivi, negativi, comunque possono aiutarmi a crescere. Iniziamo subito a parlare di questo comando. Come al solito vi ho già preparato un modello, che poi è un modello che avete già visto nei video precedenti. È un modello molto semplice perché io per spiegare i comandi parto sempre da un utilizzo molto semplice. Poi nel tempo impareremo a complicare le cose. Il comando sformo è questo comando qui. In realtà in Creo c'è un secondo comando sformo che è sformo a direzione di trazione variabile. Probabilmente farò un video anche su questo comando, ma magari sarà un video per utenti di un livello superiore al principiante. Ricordatevi anche che comunque in Creo già da diverse versioni fa è possibile anche fare estrusioni e ve le faccio vedere molto velocemente, magari facendo un'estrusione con un cerchio. È possibile anche fare estrusioni che hanno una conicità e quindi sostanzialmente un angolo di sformo. Basta andare sotto opzioni e fleggare aggiungi conicità. Quindi questa è una delle tante soluzioni che abbiamo a disposizione. Ce ne sarebbero anche di altre per inclinare delle superfici, ma questa sicuramente è la più importante oltre al comando sformo, anche se presenta sicuramente una limitazione, perché con la conicità di un'estrusione io non posso scegliere quali superfici inclinare e quali no. E questa è una prima differenza importante che a volte può essere anche un limite. Vediamo il comando sformo. Lo attiviamo. Il comando sformo ci chiede inizialmente, come vediamo da questa finestra attiva con il suo bel pallino rosso, ci chiede inizialmente di selezionare le superfici che vogliamo inclinare. Le possiamo selezionare direttamente, possiamo anche selezionarle una per una. Ovviamente dalla prima in poi dobbiamo usare il control per aggiungere queste superfici alla finestra di selezione. E poi è necessario definire questi altri due aspetti. Sono la cerniera di sformo e la direzione di trazione. La cerniera di sformo serve sostanzialmente a definire la linea intorno al quale le superfici che abbiamo selezionato andranno a ruotare, la linea o la curva, ovviamente. Mentre la direzione di trazione rappresenta in maniera simbolica il verso di apertura dello stampo, o quantomeno è anche la direzione rispetto al quale Creo calcola l'inclinazione delle superfici. Però andiamo subito a vedere come possiamo definire una cerniera di sformo. Quindi clicco nella finestra cerniera di sformo per attivarla, farla diventare gialla e vado a selezionare la mia cerniera di sformo. In realtà le cerniere di sformo possono essere o dei piani o delle superfici planari oppure delle curve o degli spigoli che possiamo selezionare. In questo caso vado a selezionare direttamente una superficie. Quindi lui calcolerà automaticamente quella che è la direzione di trazione, che poi è rappresentata da questa freccia viola che vedete qui. E perché la calcola automaticamente? Perché avendogli dato una superficie piana, lui prende la direzione ortogonale a quella superficie piana. A questo punto già mi mostra in anteprima quella che è la possibilità di inclinare tutte le superfici che ho selezionato con un angolo che posso variare. Lo posso variare anche molto a patto che la geometria me lo consenta, quindi posso arrivare anche a dei valori molto alti di inclinazione, anche se normalmente chi progetta oggetti di plastica ha necessità di sformare di qualche grado.
2, massimo 3 gradi probabilmente. Anche se il comando sformo può essere utilizzato sicuramente anche in altre situazioni, non solo da chi fa stampi o oggetti di plastica che devono essere prodotti tramite stampaggio a iniezione. Detto ciò, abbiamo visto che appunto lo sformo ci dà questo risultato. Potremmo poi anche riattivare la finestra delle superfici di sformo cliccandoci sopra e andare a escludere con il control le superfici che non vogliamo più sformare, oppure riaggiungerle sempre con il control. E quindi possiamo inclinare in un senso oppure nell'altro, semplicemente muovendo questa maniglia, oppure cambiando il valore dell'angolo sulla quota. Possiamo invertire l'angolo di sformo in questo modo, ma in realtà lo possiamo anche invertire cambiando il verso la direzione di trazione. Adesso annulliamo il comando e mostriamo altre possibilità che abbiamo. Di nuovo riprendiamo il comando, selezioniamo solo una, facciamo anche una seconda superficie con il control. Come cerniera di sformo, in questo caso non gli diamo questa faccia superiore che è planare, ma gli diamo questo spigolo e poi, visto che voglio dargliene un secondo, che è adiacente a questo, premendo lo Shift gli seleziono anche questo. Però come vedete questo per lui non è sufficiente, tant'è che non mi mostra l'anteprima del risultato dello sformo, ma ho la necessità, e lo vedo perché c'è ancora un pallino rosso, di definire la direzione di trazione perché lui in questo caso non è in grado di calcolarla automaticamente perché gli ho dato due spigoli e quindi clicco su direzione di trazione e seleziono questo piano qua. A questo punto gli ho dato la direzione di trazione e ho l'anteprima. Ovviamente come direzione di trazione gli posso dare anche altre direzioni che mi fanno comodo e quindi avrò anche un effetto diverso sullo sformo. E quindi ho ottenuto questo risultato. Annullo e andiamo avanti e vediamo altre situazioni che sono possibili. Prendo il comando, seleziono le facce laterali di questo oggetto, ma in questo caso le seleziono con una maniera un pochino più avanzata, cioè usando la scelta della preselezione col tasto destro. Vado qui, lui mi mostra solo la preselezione di questa faccia, faccio un po' di clic col tasto destro finché non mi evidenzia, anche se non è molto ben chiaro, quelle che sono le superfici laterali, cioè questa situazione qui. Clicco e noterò che in realtà lui mi ha selezionato tutte le superfici laterali. Spero si riesca a vedere abbastanza bene. A questo punto attivo la finestra cerniera di sformo, accendo i piani e in questo caso invece che scegliere una faccia del solido vado a scegliere un piano di riferimento, cosa che è assolutamente permessa. Scelgo il piano di riferimento, spengo i piani per creare meno confusione e noterò che a questo punto la cerniera di sformo viene calcolata proprio come intersezione tra le superfici che adesso vedete in giallo, che ho selezionato inizialmente come superfici di sformo, e il piano topo, che è quello che ho selezionato invece come cerniera di sformo. Questo mi consente di fare una sformatura, però con una cerniera ovviamente diversa che sta a metà del modello. In una situazione di questo tipo ho poi ulteriori possibilità, ovvero posso andare nel menu Dividi e dirgli come opzioni di divisione, gli posso dire divisione a cerniera di sformo. Questo fa sì che io possa sformare le superfici laterali di questo oggetto sia sopra che sotto al piano che ho scelto come cerniera di sformo e quindi posso fare una cosa di questo tipo. Quindi posso sformare autonomamente sopra e sotto, ma posso anche sformare in maniera dipendente in modo da avere un'unica quota angolare che mi serve a gestire in egual misura lo sformo superiore e inferiore, oppure posso sformare, anche questa possibilità in taluni casi è comoda, posso sformare solo il primo lato, oppure posso sformare solo il secondo lato.
Qual è il primo lato? Il primo lato è quello che è concorde alla freccia che vedete in viola. Il secondo lato invece è quello che si trova nel verso opposto, quindi al di sotto della freccia viola. E questa è un'altra possibilità. Direi che annulliamo e vediamo un'ulteriore possibilità che abbiamo. Attivo il comando sformo, scelgo questa faccia per il momento, cerniera di sformo gli vado a dare ad esempio questo, vado sotto dividi e invece che divisione a cerniera di sformo gli vado a dire divisione a oggetto diviso. A questo punto ho la possibilità con questo tasto di definire uno sketch interno. Scelgo di definirlo proprio sulla stessa faccia e mi disegno anche una linea spezzata. Confermo. A questo punto io posso sformare quella superficie come se fosse divisa da quello sketch. Quindi questo è un comando che probabilmente sembra avere una finalità che è lontana da quella di uno stampista. In taluni casi, anche per fare modelli particolari, può essere utile, ma arriviamo a una necessità che in certi casi può servire a uno stampista, ovvero poter definire due cerniere di sformo, perché la prima è definita su questa superficie. Ritorno appunto qui, attivo la casellina delle cerniere di sformo e con il CTRL gli vado a selezionare quest'altro spigolo. Quindi sto facendo uno sformo con due cerniere di sformo separate. Quindi avrei una situazione di questo tipo che sembra essere poco sensata, ma inizia a diventare un pochino più sensata se vado a dirgli di sformare i lati in modo dipendente. Sformando i lati in modo dipendente riesco a fare una cosa di questo tipo, dove la linea di apertura dello stampo praticamente coincide con quella linea di sketch che io mi sono fatto inizialmente. E mentre sopra lui farà uno sformo mantenendo la planarietà della faccia, sotto se la adatta come può per ottenere comunque questa linea qui che sto cercando di evidenziarvi con il mouse. E questa è un'altra possibilità. Quindi in realtà credo che starete notando che il comando sformo è in realtà un comando molto molto potente proprio perché formare in genere oggetti che hanno delle forme abbastanza complesse, come può essere un qualsiasi guscio in plastica, chiede l'utilizzo di tanti strumenti e di tante possibilità. Adesso faccio un'ulteriore operazione, vado a fare di nuovo uno sformo, ma in questo caso mi vado a creare un riferimento di sketch, cioè una linea di sketch, scelgo questa faccia in maniera quasi simile a quella di prima, ho semplicemente creato questa linea di sketch al volo, e in realtà come linea di sketch vado a fare una spline. Confermo, metto il play sulla feature che è andata in pausa e seleziono questa superficie, ma come cerniera di sformo seleziono questa nuova curva che ho appena fatto. Ovviamente anche qui gli devo dare la direzione di trazione perché non è stato in grado di calcolarsela automaticamente, giustamente. A questo punto riesco a fare uno sformo intorno a quella cerniera che è una curva, di conseguenza l'effetto è curvilineo. Ma anche qui posso dirgli divisione a cerniera di sformo e posso ottenere una situazione di questo tipo. Annullo. Direi che le funzionalità più importanti le abbiamo viste tutte.
vi faccio solo vedere un ultimo aspetto, ovvero il fatto che in realtà il comando di sformo consente di sformare anche oggetti che non hanno spigoli vivi, come in questo caso, ma che hanno spigoli arrotondati. Quindi mi vado a fare un po' di arrotondamenti e mi vado a fare degli arrotondamenti sia sopra che con il control anche sotto. Ok, di nuovo prendo il comando sformo, vado qui, tasto destro finché non trovo le superfici che mi interessano, le confermo col tasto sinistro, cerniera di sformo, gli seleziono questa e anche se ci sono degli arrotondamenti posso comunque sformare. Ovviamente avrò qualche limitazione in più data dalla geometria sicuramente più complessa, avrò magari dei tempi di calcolo un attimino un po' più importanti, però lo sformo è possibile sia in un senso che nell'altro. Direi per quanto riguarda questa lezione è tutto e ci vediamo alla prossima lezione.